Occhi di lince, ciao. Oggi parlerò di sistema visivo, per cui l'importanza degli occhi nella pratica dello yoga e in generale per quanto riguarda l'attenzione che dobbiamo dare agli occhi. Adesso condividerò, degli slide. Okay, bene. Il sistema visivo. Perché gli occhi? Un sistema incredibilmente complesso, necessario per la sopravvivenza. Richiede allenamento e pratica per essere usato efficiente. Controllano le attività posturali, governate da meccanismi riflessivi e coscienti, strettamente legato al sistema vestibolare. Gli occhi sono estremamente importanti nella pratica di yoga, ma anche nel quotidiano. Cos'è la visione? Rappresenta circa l'80% dell'informazione sensoriale al nostro cervello, che elabora molto di più di tutti gli altri sistemi sensoriali. Rispetto all'udito che sono circa 12%, l'olfatto circa 4%, il tatto circa il 3%, il gusto l'1%. Per cui l'idea nostra che, gli occhi, rappresentano, un percentuale uguale delle altre, sistemi che noi abbiamo a livello neurale non è esattamente uguale. Quindi qui rappresentiamo proprio un grafico di importanza per cui gli occhi sono di estrema importanza in termini di informazione al nostro cervello. Leggere, scrivere, giocare, lavorare, praticare ogni sport, poi lo yoga, viaggiare, interagire con altre persone, evitare i pericoli, eccetera. Sono solo i piccoli esempi di molte attività quotidiane che le persone svolgono grazie al fatto di vedere. Vi rendete conto esattamente che gli occhi hanno questa importanza. La vista non è una funzione indipendente separata dal resto del corpo. Per cui l'esempio che avevo fatto, chiudo gli occhi e poi, tante volte se io sono soltanto su una gamba non riesco a mettermi in equilibrio. Ma fin dall'infanzia è profondamente integrata con gli aspetti motori e posturali. Se se vedete o se avete dei figli o se avete avuto dei figli, oppure, osservando i bambini quando si muovono, quando non camminano neanche, loro partono sempre dagli occhi e muovono la testa, il corpo e poi tutto il resto. Per cui questa esplorazione del mezzo in cui loro vivono e stanno, cominciando ad avere queste impressioni o questa sensazione dell'ambiente esterno, partono completamente dagli occhi, dalla testa, del collo e poi di tutto il corpo. Parliamo di muscoli oculari estrinseci, per cui proprio l'allenamento dei muscoli esterni degli occhi, come se ci fosse un allenamento proprio detto di fare, non so, un allenamento per i bicipiti, un allenamento per le cosce, ma un allenamento per gli occhi, dovuto anche alla nostra postura, quotidiana davanti al computer o guardando solo in avanti in macchina. Gli occhi sono sempre portati a una direzione, non tanto nelle direzioni veloce, per cui non andiamo più a cacciare, non siamo, in continua, situazione di pericolo dove dobbiamo muovere gli occhi in continuazione per cercare di scappare, per cercare di uhm, e un allenamento specifico per gli occhi possono rendere molto, ma molto utile a una postura di yoga, per esempio, per migliorare sia a livello, muscolare degli occhi, ma siano anche dell'informazione, ehm, precise al nostro sistema nervoso. Qui abbiamo degli esempi
degli esercizi di convergenza e divergenza, si chiama push up, per gli occhi. Penso push up, metto il pollice davanti a me, vengo verso la punta del naso e poi torno a una distanza stendendo il braccio. Poi posso fare questo movimento o questi movimenti del braccio come se fosse un push up, per quanto riguarda le flessioni delle braccia. Posso farlo questo esercizio all'inizio della lezione di yoga o a metà della lezione, oppure per concludere la lezione di yoga. Ci sono tanti altri, esercizi. Qui per esempio, andiamo a vedere l'importanza, degli occhi nella postura. L'occhio è il principale organo sensoriale del sistema afferente, per cui le informazioni che vanno verso il cervello, al sistema tonale posturale, da cui proviene la maggior parte delle informazioni esterocettive dirette al sistema nervoso centrale. Inoltre, la visione è la fonte principale delle sensazioni cinestesiche. C'è una relazione bidirezionale tra funzione visiva e posturali. Infatti, un cambiamento nella funzione visiva porta a un cambiamento nella postura e viceversa. L'informazione sensoriale visiva è attiva quando l'ambiente visivo è vicino. Infatti, se il bersaglio visivo è a 5 metri o più, l'informazione proveniente dal recettore visivo non è così importante da non essere presa in considerazione. Per cui se io sono in una postura, in una asana, io devo concentrarmi su un punto preciso, non oltre 5 metri di distanza, perché le informazioni che arrivano non sono più così importanti. Ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale e di accendere la campanella. Allora, la spiegazione di come il sistema visivo possa influenzare la postura può essere trovata sia nel campo neurologico che in quello meccanico. Dal punto di vista neurologico esistono numerose connessioni tra il sistema visivo, le strutture che compongono il sistema di regolazione della postura come il vestibolo, il cervelletto, le aree encefalica, frontale e parietali. Dal punto di vista meccanico, i muscoli estrinseci, quello che abbiamo visto, prima, oculari fanno parte della catena posturale propriocettiva, catena muscolo-connettiva. Quindi, qualsiasi cambiamento nella loro tensione influisce su tutta la catena con i conseguenti adattamenti necessari. Pertanto, una variazione delle tensioni nei muscoli degli occhi estrinseci oculari induce una conseguente variazione della tensione della catena muscolo-connettiva fino all'appoggio dei piedi. Per cui ragazzi, gli occhi nella pratica dello yoga o qualsiasi tipo di attività fisica è di estrema importanza anche a livello meccanico, per tutta la catena posteriore. Per cui il collo è connesso direttamente con il sistema visivo. Seguite il mio canale dove faccio degli esercizi specifici. Per oggi va bene, poi qui ci sono delle posizioni come utilizzare il sistema visivo nella pratica dello yoga. Ricordatevi sempre di fare dei commenti, di scrivere o di fare delle domande, perché così in questa maniera riusciamo ad interagire e dare più chiarezza a un argomento così complesso. Questa è la seconda parte della lezione di teoria. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e di schiacciare la campanella per l'avviso, perché ci sono tante altre lezioni ancora da venire. Ci vediamo lungo le strade.